svegliati, 5:45 e si parte per una nuova giornata. Buongiorno amici e ben ritrovati nel quarto episodio della serie sulla Route 66. Oggi ne vedremo delle belle. Ci aspettano ben 16 ore di guida partendo da St. Louis, dove abbiamo alloggiato la notte scorsa, fino a Tulsa, attraversando ben 3 stati americani e visitando un sacco di posti lungo il percorso. Quindi rimanete sintonizzati e ora... Partenza per Cuba. Cuba che... Cuba in Missouri però. No, Cuba. Ci siamo fermati per strada e abbiamo trovato questa. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ripartiamo che di strada ne abbiamo ancora. Siamo entrati a fare una mini spesa. Jerky a profusione, bibite a profusione, Red Bull dappertutto, Starbucks, cappuccini, guarda i bottiglioni, guarda il bottiglione di Mountain Dew. Siamo andati da questo negozio che si chiama Dollar General e non male come prezzi, anche abbastanza buoni devo dire. Ovviamente ho preso una Mountain Dew e adesso ci rimettiamo in macchina e ripartiamo sempre verso Cuba. Tra l'altro provo la Mountain Dew ora, non l'ho mai provata. Oh guarda qua, torno in macchina, trovo la mia Dr. Pepper qua. È già pronta? È pronta. Buona! Cosa Buona! Questa che stiamo percorrendo è la Route 66 vecchia, parte della rotta, che adesso è stata ovviamente riadattata. Invece qua a sinistra abbiamo la nuova interstatale, praticamente autostrada, che costeggia tutto il percorso della route fino a quando praticamente non arriviamo in Kansas e Oklahoma. Ed eccoci finalmente arrivati a Cuba, un piccolo paesino di 3.000 abitanti situato nello stato del Missouri. È chiamata anche la Route 66 Mural City, per i suoi giganteschi 14 murales sparsi per tutta la città. Sono uno più bello dell'altro e rappresentano tappi importanti della storia degli Stati Uniti d'America o di Cuba stessa. Sicuramente un'ottima soluzione per rivitalizzare la comunità, promuovere l'orgoglio locale e attirare visitatori per far godere di turismo anche a questi piccoli centri. Come no? Volete vedere una delle attrazioni più famose di Cuba in Missouri? Questa. Una cazzo di sedia gigante. È pazzesco. È una sedia enorme. Non so quanto sia alta. Quanto sarà alta? Una decina di metri, sì. Sì. Stiamo facendo benzina e ti mettono le pubblicità mentre aspetti. È una cosa solo per marketing e basta. Serbatoio pieno e via verso la prossima destinazione, Rolla, un piccolo paesino sempre sulla route che però non aveva molto da offrire a livello turistico e quindi l'abbiamo osservato velocemente dall'auto per poi proseguire verso la prossima destinazione. Siamo appena fermati al Devil's Elbow Bridge, che è il ponte il gomito del diavolo. È una piccolissima attrazione turistica sempre sulla rotta e che è qui davanti a noi.
Comunque Walmart tanta roba, abbiamo trovato le armi dentro, che vendevano le armi e di tutto e di più, cioè letteralmente di tutto e di più. C'era qualsiasi cosa che potevi immaginare. E niente, abbiamo preso un po' di cibo salutare, insalate. Salutare, no, io non inquadro quello, non inquadro i brownies, E adesso ci riavviamo e andiamo verso Springfield, Missouri, quindi un'altra oretta e mezza di auto più o meno. Springfield un po' delusione. Springfield, Missouri, un po' incasinato più che altro. Difficile da visitare per bene, in realtà non è che c'era neanche tanto da visitare, il centro, poca roba, quella che avete visto. E comunque niente Homer Simpson gigante neanche in questa Springfield. Adesso direzione verso un altro posto, sempre lungo la rotta, che si chiama Gary Guy Oldman, una cosa del genere, ed è un benzinaio. Sì. Un altro benzinaio, sempre vecchio della vecchia rotta, che è rimasto come punto di interesse. E dopo sorpresina. E dopo sorpresa? Sorpresina. Ed eccoci arrivati al Gary Gay Parita. Come già anticipato, si tratta di una vecchia stazione di servizio degli anni 30, una volta gestita dai fratelli Gay e Fred Mason alla pari. Da qui il nome Parita, ossia parità, uguaglianza. Dopo un incendio avvenuto nel 1955, la proprietà è stata venduta al cognato Gary Turner, che, insieme alla moglie Elena, hanno deciso di ricostruirla all'inizio come un passatempo ed in seguito come un vero e proprio lavoro. Classici souvenir della rotta, targhe eccetera eccetera, cartelli, un po' classiche adesivi, belli però, bellissimi. Che figo. L'amore della famiglia Turner per questo posto si vede tutta. La cura nei dettagli e nel restauro di oggetti antichi è minuziosa e si nota, fidatevi. La storia che c'è dietro a questi posti che stiamo visitando è incredibile ed anche dopo la morte di Gary e Elena nel 2015 si può ancora assaporare. Gary Gay Parita è ora gestita dal figlio George e dalla moglie Barb, che hanno preso il ruolo dei due protagonisti principali. Gary Guy Parita, bello, stupendo. Un sacco di oggetti degli anni 50 Sì. in su praticamente. Sì, un sacco di oggetti vecchi, insomma comunque aveva il suo fascino, proprio statunitense, mettiamola così. Se la contende con quello che avevamo visto a Dwight. Sì. A Dwight, l'altro benzinaio col signore che ci ha spiegato. E bello, meritevoli, bello, tutte e due, tanta roba, assolutamente da vedere sul percorso insomma della rotta. E adesso ci stiamo dirigendo verso una piccola chicca del percorso, ecco, che speriamo ne valga la pena, dai. Siamo arrivati per questa strada qua in fondo per vedere Red Oak, questa città abbandonata che non ci vive più nessuno e praticamente si può tutto esplorare e adesso per l'appunto faremo un giro.
Qualche miglia a nord di Carthage, Missouri, ed appena fuori dalla Route 66, si trova Red Oak 2, una città fantasma, ma non proprio. Red Oak si tratta a tutti gli effetti di una cittadina disabitata, ma ancora conservata perfettamente nel suo splendore originario, grazie all'artista David Lowell, abitante di Red Oak negli anni 30, che dopo aver visto la sua città natale scomparire, ha deciso di rimetterla a nuovo per far sopravvivere i suoi ricordi nel tempo. Dopo aver acquistato un paio di proprietà ed averle ristrutturate, altre persone del posto hanno iniziato a fare lo stesso e così la città è tornata nuovamente a com'era un tempo e si può tutt'oggi visitare liberamente, perdendosi tra i ricordi di chi ha vissuto per davvero questo posto molti anni fa. Bello, merita, ma converrebbe farlo in macchina o a meno che uno non abbia tutto il tempo del mondo per farsela. perché volendo puoi girartela per un'ora. Sì, volendo sì. Per un'ora. Proprio caldissima. Caldissima da morire. Non pensavamo così grande. No, veramente, io pensavo fossero 4 case in croce, sinceramente. Grandissimo, bello. Grande, bellissima, Siamo bellissima. in mezzo alla campagna. In mezzo al nulla, bellissimo, letteralmente. Non c'è niente. Ci sta, però ci vorrebbe più tempo per vederla. E noi abbiamo altre 3 tappe, in realtà, quindi ce n'è da fare, sono le 6 di sera, quindi è meglio partire. Prossima tappa, Galena, in Kansas, quindi cambiamo stato. Terzo stato che visitiamo dall'inizio della route. Ufficialmente arrivati in Kansas. Terzo stato della route. Abbiamo fatto Illinois, Missouri e Kansas. E abbiamo Galena davanti che adesso ci passeremo. Arrivati a Galena, sempre altra tappa della route, però siamo in Kansas, come già detto. Eccola qua. Galena è l'unica città del Kansas dove l'Old Route 66 passa ancora ed è anche meta turistica per tutti gli appassionati del film Cars. Infatti, proprio qui, gli sceneggiatori del film hanno preso ispirazione per la creazione del personaggio di Cricchetto, dopo aver visto un furgone marrone arrugginito sul ciglio della strada. È bellissimo. E siamo arrivati nel penultimo punto della giornata, che è praticamente il confine dove confinano 3 stati. Qui confina il Kansas, il Missouri e l'Oklahoma in questo esatto punto. Proprio qua. Qui sei in Kansas. Qui sei in Missouri. Adesso in Oklahoma. È grandissimo.
Guarda, io sto in 3 stati nello stesso momento. E dopo la visita al monumento dei Three Corners, che spoiler non sarà l'unico del tragitto ma vedrete più avanti, ci siamo rimessi in marcia per fare le ultime 2 ore di strada, sempre percorrendo l'Old Route 66 verso Tulsa, l'ultima tappa della giornata. Abbiamo dovuto infatti cancellare la penultima tappa del tragitto, che sarebbe stata la visita alla Blue Whale of Catoosa, una balena blu gigante, insomma questa cosa qua, che sfortunatamente non siamo riusciti a vedere per via di questa bruttissima perturbazione che abbiamo trovato lungo il tragitto, che ci ha rallentati di molto, eravamo stanchi, volevamo andare a Tulsa e quindi alla fine l'abbiamo saltata e ci siamo diretti verso la tappa finale, ecco. Un consiglio: se potete evitate di percorrere le strade statunitensi con il buio. Sono veramente lunghe, sperdute, desolate e con una scarsa illuminazione. Abbiamo rischiato tante volte di fare un incidente per via di animali che ci hanno attraversato la strada, come tartarughe o lucertole o addirittura cervi. Quindi mi raccomando, se potete, partite presto la mattina e tornate prima che tramonti il sole, così evitate qualsiasi incidente o qualsiasi disguido lungo il percorso e vi godete anche meglio il tragitto. E con l'arrivo a Tulsa si conclude anche il 4º episodio di questo viaggio sulla Route 66. Eravamo veramente distrutti, siamo crollati a letto subito appena arrivati in hotel. Ma non vi preoccupate, perché domani mattina andremo a fare un giro per Tulsa e poi vedremo tantissime altre cose lungo il tragitto. Quindi io ve lo dico, rimanete sintonizzati, perché più andiamo avanti e più cose bellissime ci sono da vedere. Quindi vi aspetto il lunedì prossimo alle 19 per il prossimo video. Ciao ciao! Vuoi una birra? Sì, da Budweiser. Budweiser?